Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Siamo qui nel nostro nuovo complesso industriale. A destra il polo siderurgico che ci fa in maniera importante ferro, acciaio e rame. E qui alla sinistra il nuovo arrivato, l'ultimo arrivato, il complesso che ci fa in maniera prepotente le lastre di calcestruzzo ed è attivo solo a metà. Abbiamo realizzato nell'ultimo video e oggi, visto che siamo sempre in sofferenza clamorosa con le parti per costruzione, guardate sempre il rosso, maledizione, andremo a realizzare il complessino che ci farà le parti per costruzione in maniera automatizzata e veramente seria, finalmente. Però prima di far questo abbiamo un problema e il problema è ancora il greggio. Siamo al 13% della riserva, soltanto 3800 litri rimasti e quindi devo correre ai ripari velocemente. Allora, avevo pensato di fare una zozzata del genere. Ci eravamo sbloccati il molo per la nave da carico e una nave da carico ce l'abbiamo anche. Me la piazzo alla veloce qui. Avevo detto che il complessino petrolchimico me lo sarei fatto qua, però ancora non ho finito di sistemare la banchina e non mi fa piazzare il molo, quindi me lo piazzo alla veloce qua e poi facciamo un collegamento zozzo con tubo in modo da portare il greggio dalla piattaforma petrolifera al nostro complessino del diesel avanzato. Come funziona il modo da carico? Allora, me lo so piazzato qua perché onestamente è l'unico punto in cui me lo fa piazzare. Cioè, me lo tolgo un attimo. Si va su banchine da carico, deposito merci, mi sono sbloccato anche quello di livello 2, ma lo faremo successivamente quando lo facciamo bene. Prendiamo quello di livello 1. Una parte deve essere esposta sull'oceano e una parte sulla terraferma. Ma va a richiappare il punto. Eccolo qua. Così. Al deposito merci possiamo attaccarci dietro o un modulo unità se dobbiamo importare eh, un qualcosa che è in unità e che servirà per i contratti successivamente. Modulo sfusi nel caso in cui magari ci sono spazi per la mappa, se non mi ricordo male, una miniera di zolfo e una miniera di quarzo sicure. Se uno ha intenzione di importarsi o lo zolfo o il quarzo, metti il modulo sfusi e la nave importerà questo e scaricherà lì. O modulo fluidi, che è quello che andremo ad utilizzare ora. Ovviamente quello più piccolo perché le parti per costruzione del livello 3 ancora non ce l'abbiamo. Anche qui abbiamo i slot bloccati, quindi non ci si può sbagliare. 1 e 2. E vedete che subito vi costruisce e subito vi fa apparire l'interfaccia con cui queste pompe che andrà a ciucciare dalla nave il liquido per metterlo nel deposito. Se avessi messo o il modulo sfuso o il modulo unità avrebbe messo una gru diversa. Un'altra cosa che ci serve, il magazzino fluidi, mi sta bene anche quello del livello 1. Vabbè, devo fare cose brutte, devo fare cose zozze, ma almeno carine. E col tubo, qui mi porti il diesel perché la nave, come l'altra nave, ha bisogno del diesel per viaggiare. Me ne basta anche in centinaio. Importi ma non esporti. E appena questa sarà finita di costruire, ci comparirà la nostra nave che abbiamo già recuperato, se vi ricordate, ed è sparsa nel mare. Ma prima di dargli il via, dobbiamo sistemare, andare ad aggiustare. La piattaforma petrolifera ha bisogno di riparazioni, ha bisogno di 120 parti per costruzione di livello 2. Ripariamo prima questa così l'EMI inizia a lavorare. Noi gli dobbiamo mandare dei lavoratori, ce li abbiamo, dovrebbero bastare. E poi ci sono vari livelli in cui noi possiamo upgradare la piattaforma petrolifera. Tanto iniziamo a ripararla, così inizia ad estrarre dal sottosuolo il petrolio, così dopo possiamo andarla a prendere. Parti per costruzione che glieli dobbiamo mandare con questo, fai da solo, te lo sì. A posto.
Sono arrivati 5 camion come dei furetti. Piattaforma petrolifera. Vuoi? Ora ci porta là la nave e le parti per costruzione e inizieremo a ripararla. Sembra te che volevi per 120 di livello 2 e 100 di livello... No, solo 31 livello 1 e 100... Dai, allora iniziate a costruire... No, iniziate a costruire, va. Pensavo peggio. E intanto che voi costruite, io allestisco la tubazione. Qui in Gran Via Vai dei camion non c'è. Però la fa viaggio sempre alto, va. Eccolo qui che la velocità della luce l'hanno costruito. Bravi. Almeno il primo deposito è stato costruito. Ma tanto io faccio... Faccio il tubo. Mi devi arrivare più o meno qua. E me lo attacchi qua. Quanto vuoi per fare sto tubo? Minchia, 56 parti per costruzione. Ecco la nave. Mi dispiace che siamo persi il momento dell'attacco, stavo a fare il tubo. Ecco la nostra nave da carico in configurazione liquidi. Vedete ste palle? Ora dobbiamo dirgli... Ecco, la piattaforma è in pausa, è stata riparata. Ha un botto di petrolio, ce n'ha 1 milione. E qui vi dice che se lo dovessimo estrarre sempre a questo ritmo di 60 eh, unità di petrolio greggio al minuto, ci durerà all'incirca per 1388 anni. Quindi almeno per un po' siamo un pochino più tranquilli. Per il momento ne consumiamo 60, quindi va benissimo. Inizia ad estrarlo. Vai. Ops, non scioperai. Mettiamo in pausa un attimo la ricerca. Ok, recuperati subito gli operai. Beh, uno può andare. Ma non mi serve neanche ad attivare il faro, onestamente. Basta che gli dico... Riproducisi, dai. Fate alla mare. Da solo si è preso che va a prendere il petrolio greggio. Ha fatto tutto da solo. Riduci... Sì, riducimi pure la velocità, ci metti un po', ma... Non ci avremo tutta sta fretta de... No, dai, su. Oh, ecco qua. Il tubo è stato finalmente costruito. L'ho messo un attimo in pausa, in modo che prima non mi sono messo a fare il bilanciatore dei fluidi qua. Ci ho pensato dopo e non mi metto a fare la modifica. Tanto mi dà la notifica quando la riserva sarà terminata. Appena la riserva è terminata, tolgo la pausa al tubo e il greggio mi andrà dal nostro molo commerciale al... non al nostro molo commerciale, dal nostro deposito merci, ci andrà al complesso del diesel avanzato. Adesso la nave sta aspettando, come vi dicevo, almeno la piattaforma inizia ad andare. Io posso anche dirgli di partire ora, se no lei aspetta che ci siano almeno 10.000... Oddio, 10.000? No, aspetta che ci sono... Lei trasporta 800 serbatoi. Appena ce ne sono 1.600 disponibili e 1.260, lei partirà per andare a fare il primo prelievo alla piattaforma petrolifera. La nave dopo si potrà upgradare, ma più che upgradare la nave, a noi ci fa upgradare il deposito merci. Abbiamo la possibilità di mettere, come avete visto, il deposito merci più grande, però possiamo, se non mi ricordo male, comunque fargli qualcosa per affinché consumi meno. Qualche upgrade c'è anche per la nave stessa, però ora onestamente non me lo ricordo. Però ecco, almeno ci siamo messi al riparo per il petrolio. Ed ecco di ritorno la nostra nave, con il suo primo viaggio alla piattaforma petrolifera che ci porta il suo primo greggio. Non mi fa avvicina più, eh. Venghi, venghi! Abbiamo estrema necessità di lei. Guardate come sono un pochino più gonfi i serbatoi. Eccola.
quando ci avevamo rimasto soltanto 2000 litri di greggio, siamo riusciti in tempo a portare il greggio della piattaforma petrolifera. Perfetto! L'altra volta siamo stati ancora più precisi. Mo parcheggia. Attracca. Dai. I due suilurotti vanno giù e inizia ad aspirare il petrolio. Non si fanno manca niente nell'animazione. Guardate come girano. Hanno iniziato a girare questi. E così aspira. Si è preso il diesel per ripartire. Ora appena sarà vuota. C'era da una parte l'opzione che doveva andare là soltanto quando... Ah no, qui posso selezionare solo il coso. Posso selezionare soltanto il tipo di serbatoio di carburante. Vabbè, comunque è iniziato ad affluire il greggio nei nostri serbatoi. Oh, appena questi di qui mi dicono che non ci hanno rimasto più un goccio del petrolio, sblocchiamo la pausa al tubo. Ma sul lato del greggio siamo salvi, anche se in maniera temporanea, questa cosa qui temporanea, però siamo salvi. Intanto qui continuo a lavorare affinché facciamo una piattaforma livellata un pochino più carina. Intanto che abbiamo risolto momentaneamente il problema del greggio, andiamo a fare quello che dobbiamo fare oggi. Ossia, negli ultimi episodi voi non l'avete visto perché, a parte che c'è una riscatta qualcosina. E ci servono queste parti per costruzioni. Prendi. Negli ultimi episodi voi non l'avete visto perché ho opportunamente tagliato, ma per costruire questo complesso qua ci è voluto un pochino di tempo perché tutta sta roba buttata per terra qua non è efficiente per nulla. È efficace nel senso che produce, ma con un'efficienza pari a 0, come andare a tartufi col gatto. Uguale. Quindi, ora che abbiamo creato tutti gli ingredienti, ci andiamo a fare il complessino per fare le parti per costruzioni in maniera molto boostata e in maniera possibilmente automatizzata. Al minuto noi produciamo 12 acciaio a pieno regime e 24 ferro. Dopo, se uno dei due si intoppa, dà una mano all'altro e andiamo su 24, però mettiamo che tutti e due funzionano a regime, noi abbiamo 24 di ferro e 12 d'acciaio. Pensavo di aver fatto qualcosina più. Vabbè, va benissimo, guarda, ci accontentiamo di quello che avevamo, almeno è tutto automatizzato. Di rame, io già mi proietto ad avere possibilità di fare 24 su 24 con l'acido, l'altra ricetta. Questa qua, vedete? Da 24 rame in puro a 24 rame. Quindi abbiamo 48 di rame al minuto. E appena riusciamo a portare questi due miscelatori a livello 2 abbiamo 48 lastre di calcestruzzo al minuto. Ok, a che ci servono tutti questi numeri? A farci un attimino un conto di quante parti per costruzioni riusciamo a fare. Prendiamo l'assemblatore e vediamo come sono le ricette. Ci prendiamo subito quello di livello 2. Allora, per la parte di costruzione di livello 1, noi da 9 ferro, 9 legno e 12 lastre di calcestruzzo facciamo 12 parti per costruzione di livello 1 al minuto. Per la parte di costruzione di livello 2, da 12 parti di costruzione di livello 2 e 6 elettronica facciamo 6 parti per costruzione di livello 2. Da 6 parti per costruzione di livello 2 e 3 pezzi di acciaio facciamo 3 parti di costruzione di livello 3. Quindi si è aggiunto l'acciaio alle parti di costruzione di livello 2. Come vedete, l'uscita di questo 12 è l'ingresso di quest'altro per fare le parti di costruzione successivo. E allo stesso modo l'uscita di questo 6 parti per costruzione di livello 2 è lo stesso identico numero al minuto dell'ingresso dell'assemblatore successivo per le parti di costruzione di livello 3. 6, ci aggiungiamo un po' d'acciaio e otteniamo 3 parti di costruzione di livello 3. Quindi lo schemino, per fare tutto automatizzato, prevederà che ogni assemblatore delle parti di componenti di livello precedente alimenta un assemblatore per le parti di costruzione di livello successivo. Semplice, con l'aggiunta dell'altro ingrediente. Nel caso delle parti di costruzione di livello 2 dell'elettronica,
nel caso delle parti di costruzione di livello 3, l'aggiunta dell'acciaio. Noi qua abbiamo un pochino tutto, tranne la gomma, come vi dicevo l'altra volta, che ce l'abbiamo qua e ci serviranno i camion, ma a qualcosa gli avremo da far fare a sti camion. Qui abbiamo il ferro e le lastre di calcestruzzo per fare le parti di costruzione di livello 1. Ci manca il legno, ma ce li portano i camion dalla battitrice. Il legno non è automatizzabile, quindi abbiamo tutto per fare le parti di costruzione di livello 1. Queste le manderemo a un successivo assemblatore a cui porteremo l'elettronica, ma per fare l'elettronica abbiamo qui già il rame. E per fare le parti di costruzione di livello 3 l'acciaio è già qua. Per fare l'elettronica ci vorrà anche la gomma e vabbè, come per il legno per le parti di costruzione di livello 2 la gomma verrà portata dai camion. Allora, però non è l'unica cosa che possiamo che dobbiamo considerare. Dobbiamo considerare anche il fatto che noi quando andiamo a o migliorare, upgradare un oggetto, adesso non ce l'ho subito a portata, vabbè, ad esempio qua, io posso migliorare il miscelatore, vedete? Mi richiede 40 parti di costruzione di livello 3 e me ne restituisce 24 di livello 2. Se io non ho dove stoccarle, me le mette al molo e il molo mi si ingolfa, mi si riempie e la nave non può più andare ad esplorare e portarmi altre cose interessanti. Quindi dovremo considerare anche questa cosa, che quando andiamo o a distruggere o a migliorare un oggetto, abbiamo delle parti di costruzione di livello precedente che ci tornano indietro. Ultimissima cosa che dobbiamo andare a considerare, ed è per fare i conti della serva. Io ho fatto vedere le ricette dell'assemblatore di livello 2 perché quelle di livello 3 al momento non li possiamo fare, ma quando riusciremo a mandare in produzione questo complesso riusciremo a portare gli assemblatori al livello 3 e portandoli al livello 3 per le parti di costruzione di livello 1 ci richiede 18 ferro. Noi abbiamo detto che ne produciamo 24, quindi se non vogliamo andare a ingrepparci nella produzione di ferro, dobbiamo considerare che riusciamo a alimentare un solo assemblatore di livello 3 per il momento. Poi andremo a migliorare gli altiforni, andremo a migliorare gli impianti di colata, andremo a boostare l'impianto siderurgico e riusciremo a produrre anche di più. Però l'assemblatore di livello 3, se vedete, ci fa il doppio delle parti di costruzione di livello 1, consumando meno energia e solo 2 operai in più. 80 per 2 farebbe 160, uno solo me ne consuma 150 con solo 2 operai in più, quindi converrà fare gli assemblatori di livello 3, ma ne potremo al momento alimentare uno soltanto. Il calcestruzzo ci stavamo anche dietro, ma il ferro siamo un pochino impicciati. Anche per l'acciaio riusciremo ad alimentarne un paio, siamo un pochino limitati momentaneamente con il ferro, però non manca molto a poter sbloccare gli altiforni di livello 2 che ci produrranno il doppio del ferro e quindi potremo raddoppiare questo complessino. Allora, il complessino delle parti per costruzione sarà un qualcosa di simile. Ora vi spiego cosa ho fatto. Questo assemblatore qua ci fa le parti di costruzione di livello 1. Ci metteremo un magazzino del legname per farmi portare la legna, mentre ferro e calcestruzzo mi arriveranno direttamente dai due poli, dal polo siderurgico e dal complesso delle lastre di calcestruzzo. Mi sono lasciato tutto questo spazio qua, forse anche troppo, ma preferisco stare un pizzichino più largo, per farmi tutto il bus delle risorse. Com'è la logica di questo complesso? Questo qui mi fa le parti di costruzione di livello 1. Arriva a questo bilanciatore di unità che con priorità mi manda le parti per costruzione di livello 1 nel suo magazzino di stoccaggio. Le parti per costruzione viaggeranno a livello 0, a livello della terra. Questo magazzino mi prende le parti per costruzione di livello 1. Non posso importare, ma posso esportare. Sarà questo il magazzino da cui prenderò le parti per costruzione per costruire in giro sull'isola quello che mi serve. Quando questo qui è pieno, l'eccesso mi andrà avanti, mi va in questo altro bilanciatore di unità, il quale con priorità mi prende le parti per costruzione da questo magazzino qua. Questo magazzino qua per le parti di costruzione di livello 1 mi può importare ma non mi può esportare. È quello che dicevo, se io vado a
demolire qualcosa fatto con le parti di costruzione di livello 1, o vado a migliorare, ad esempio, beh no, lì è solo parti per costruzione di livello 2, ma se mi vado a migliorare un qualsiasi complesso fatto con le parti di costruzione di livello 1, quelle parti che mi tornano indietro mi verranno depositate qua e mi verranno prese con priorità per andare all'assemblatore successivo, che è quello che fa le parti per componenti, le parti per costruzione, scusate, di livello 2, al quale porterò le parti per costruzione di livello 1 o appena fatte o quelle derivanti da una demolizione. L'elettronica ce la portiamo adesso, andiamo a fare un complessino che ci fa anche l'elettronica. Stessa logica. Prima ci viene rifornito il magazzino di stoccaggio delle parti di costruzione di livello 2, poi va al livello successivo. Anche qui altro bilanciatore di unità che con eccedenza, che con priorità, scusate, mi prende le parti per costruzione derivanti da un'eventuale demolizione o trovate in giro, e questo complessino qua, o questo bilanciatore qua, mi va ad alimentare il successivo assemblatore di livello 2 che mi fa le parti per costruzione di livello 3, al quale porterò l'acciaio. Ora qui mi fermo, l'ho già predisposto perché noi abbiamo anche più avanti le parti per costruzione di livello 4 che si faranno con le parti di costruzione di livello 3 più qualcos'altro. Già me lo dici? Sì. Più l'elettronica. E quindi sarà già predisposto, lascerò lo spazio qui davanti affinché affinché questo complesso possa essere estendibile in verticale per fare le parti per costruzione di livello 4, e qui a sinistra mi lascerò tutto lo spazio in modo tale che io posso, semplicemente facendo copia, me ne metto un altro qua, mi toglierò i bilanciatori perché a quel punto non serviranno, ma non faccio altro che raddoppiarmelo tutte le volte che voglio a sinistra. Quindi è estendibile sia in verticale con altre parti di costruzione di livello superiore, sia orizzontalmente verso sinistra, aumentandone la produzione al minuto. Allora, facciamo i collegamenti. Insieme a voi volevo fare i collegamenti delle risorse. Allora, qui abbiamo necessità di un magazzino.